Oggi parliamo del mercato dell'Inter, perché in una delle ultime dirette su Passione Inter si è accesa una bella discussione relativa al fatto che l'Inter ha concluso la scorsa sessione di mercato estiva tenendo in cassa un budget da 20-25 milioni di euro circa che non è stato speso e che quindi di fronte alla giusta opportunità potrebbe essere speso durante il prossimo mercato, ovvero la sessione invernale di gennaio 2026. Ne abbiamo parlato più volte, chi ci segue lo sa, in queste ultime settimane. È una notizia che anche il Corriere dello Sport in questi ultimi giorni ha riportato, rilanciato, confermando di fatto quello che vi abbiamo raccontato qui su Passione Inter. Si accende però ora un dibattito alla luce di quello che abbiamo intravisto di questa nuova Inter di Christian Chivu su dove e come sia meglio eventualmente spendere e andare ad investire durante il prossimo mercato di gennaio questo budget a disposizione. E devo dire che c'è chi, visto anche l'infortunio di Thuram di questi giorni, sta invocando l'acquisto di un quinto attaccante, quindi per andare ad allungare ulteriormente il reparto offensivo. Però devo dire che attualmente, a sensazione, da quello che abbiamo un po' percepito, lo scenario più credibile allo stato attuale delle cose prevede degli investimenti o sul difensore o su un centrocampista, in base anche a quelli che saranno alcuni incastri che ci saranno da qui alle prossime settimane. Ne parliamo allora in questo nuovo episodio di oggi, per cui ben ritrovati amiche e amici passioni interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti, così continuiamo a crescere sempre di più grazie al vostro supporto e vi aspetto anche su passioneinter.club, la nostra community con interisti da tutto il mondo, dove come ogni lunedì, anche lunedì sera alle 22 ci sarà un appuntamento speciale con la nostra community dove analizziamo un bel po' di cose in vista del via al prossimo ciclo di partite molto intense e molto importanti. Di mercato, come detto, parliamo in questo contenuto, parliamo in particolare della questione difensore, di cui in parte ha già discusso la nostra Romina in un contenuto di ieri. Vi ha riportato la notizia che arriva dalla Germania, secondo cui Jan Bissek teme di perdere il mondiale con la Germania e quindi starebbe valutando un possibile addio all'Inter già a gennaio. Il parere di Romina lo trovate già nel video di ieri. Io aggiungo solo un paio di cose che ci permettono poi di allargare il discorso a tutto il resto del contenuto. In primis, all'Inter comunque crediamo che Bissek adesso tornerà a trovare spazio dopo che l'arrivo di Akanji ha rivisto chiaramente le gerarchie e Akanji si è inserito bene. Anche lui però, anche Bissek rientrerà adesso nelle rotazioni, visto che ci saranno tante partite ravvicinate molto importanti. Purtroppo in ottica Germania sta pagando anche un ritorno un po' ad una difesa più a 4 in una sorta di 4-2-3-1 che condiziona un po' un Bissek specializzato per ora in una difesa a 3. Secondo tema, lato Inter, considerazione che ho fatto spesso, se è vero che l'Inter ha rifiutato 32 milioni in estate, sarebbe veramente un grosso peccato, per non dire altro, se non per non dire un problema, ecco, andarlo a vendere poi adesso a gennaio così. Cioè, se non ci punti, allora con coraggio già in estate accetti 32 milioni di euro, anche se al momento eri un po' scoperto difensivamente, e vai a prendere un altro difensore lì. Rimettere in discussione le cose in così poche settimane lascia qualche perplessità. Certo che se Bissek poi dovesse effettivamente voler partire e dovesse alla fine partire, almeno un innesto in difesa all'Inter servirebbe e sicuramente lo andrà a prendere per completare il reparto. Considerando poi le situazioni di Acerbi e De Vrij, entrambi in scadenza a fine stagione, ecco, ieri sono arrivate anche nelle scorse ore delle dichiarazioni dell'agente Pastorello che cura gli interessi sia di Acerbi che De Vrij e ha detto che tutti i discorsi sono rimandati alla primavera. A primavera riparleranno con l'Inter per il possibile rinnovo. Dichiarazione che significa tutto e niente, nel senso che è un modo di dire che i discorsi sono ancora aperti, ma chiaramente è l'agente del giocatore, è normale che faccia così. Però ecco, i discorsi sono rinviati, sono rimandati, all'Inter sicuramente a gennaio valuteranno però delle opportunità per capire anche se ci sono degli spiragli e delle opportunità appunto per andare ad anticipare un innesto in difesa, considerando che in estate oltre ai 2 giocatori in scadenza andrà riscattato anche il nostro Manuel Akanji. A sensazione al momento l'idea è quella di andare forse più su un terzo, il famoso braccetto, per poter integrare il reparto, perché c'è l'idea che Akanji in un prossimo futuro possa anche approdare al centro della difesa in vista della prossima estate. Gira sempre il nome di Solé dell'Udinese, piace molto Ordognas del Bruce che l'Inter sta seguendo, visto che l'Inter sta monitorando anche Aleksandar Stankovic, il compagno di squadra. Sono spuntati altri nomi, c'è chi parla di nuovo
di Mario Hila della Lazio, che potrebbe essere costretta a vendere, e avendo lo stesso agente Lautaro Martinez, Hila diventa un nome interessante da tenere d'occhio anche per quelle che sono le sue caratteristiche di una buona rapidità in campo aperto. Se però non ci saranno partenze in difesa, considerando che le liste sono piene e Carlos Augusto convince sempre di più nel ruolo di terzo a sinistra per alternarsi ai bastoni, occhio invece alla situazione a centrocampo. Allora, centrocampo dove sappiamo per certo che Chivu voleva in estate un centrocampista forte fisicamente per fare interdizione, per fare anche questo famoso box to box, cioè cambiare campo anche, cioè riguadagnare il pallone e riportare l'Inter sul fronte offensivo in rapidità, con fisicità, e Koné in questo caso, il centrocampista francese della Roma, era l'ideale. Ausilio aveva provato a sfruttare l'opportunità che si era presentata in gran segreto con Gasperini, che era disposto a farlo partire per avere le risorse per andare sull'attacco. Si stava cercando di tenere tutto in gran segreto per non far inferocire la piazza di Roma. Poi la notizia è uscita, i Friedkin si sono tirati indietro per assecondare i tifosi. C'è chi dice che l'Inter potrà riprovarci l'anno prossimo, nel 2026. Direi impossibile a gennaio, ma molto complicato anche in estate, visto che c'è anche il mondiale di mezzo che lo metterà ulteriormente in vetrina con la Francia. Però ecco, non è arrivato Koné, l'esigenza con quel tipo di caratteristiche lì non è stata risolta, e quindi si potrebbe ripresentare da parte di Chivu la volontà di andare su un profilo del genere. E tra l'altro al momento i centrocampisti in rosa sono tanti, però bisogna fare anche delle osservazioni, sempre in vista anche del prossimo futuro, perché Mkhitaryan e Zelinski verosimilmente vanno verso l'addio. Addirittura c'è chi dice che Zelinski possa partire già a gennaio. Si è parlato di Turchia, si è parlato di Leeds con alcuni club della Premier League, non soltanto. Vi faccio vedere, tra l'altro, al momento a sensazione Zelinski sembra avere un po' più di spazio con Chivu. In alcuni momenti lo ha schierato lasciandoci anche un pochino a sorpresa, ecco. Magari ci aspettavamo qualcun altro, invece è entrato Zelinski, quindi la sensazione è che Zelinski possa essere nei piani di Christian Chivu. Attualmente però per vari motivi ha giocato 121 minuti, meno di lui soltanto Pavard, che è andato via, Darmian e Diouf. Solo Diouf Diouf è l'unico centrocampista impiegato meno di Zielinski fino a qua da Chivu. Ha segnato in nazionale, quindi vediamo dopo questa sosta per le nazionali se magari riesce a riprendersi ulteriormente spazio, però anche per quel tema che abbiamo trattato spesso, del fatto che lui giochi da mezzala soprattutto e voglia fare quel ruolo lì, e nelle dichiarazioni non sembra così entusiasta di fare il ruolo di Çalhanoğlu, diciamo che accorcia anche un po' le possibilità di vederlo in campo. Quindi con Mkhitaryan e Zelinski verso l'addio, accanto a loro c'è un'incognita Çalhanoğlu che va tenuta d'occhio, perché Çalhanoğlu prima o poi andrà in Turchia. Questa è un po' la sensazione di tutti quanti, ma se ne va al termine di questa stagione oppure arriverà fino alla scadenza del contratto nel 2027. Anche qui al momento, a sensazione, sembra plausibile immaginare che possa andarsene nel 2027, quindi alla scadenza del contratto. Però di sicuro, ancora una volta, c'è un punto di domanda da tener d'occhio, insieme a Davide Frattesi, che Chivu lo vede come un calciatore importante, lo ha voluto tenere, ma anche lui si gioca la conferma quest'anno, evidentemente. Per cui al momento restano certi Barella, Sucic che è appena arrivato, e poi c'è sempre un Diouf che però andrà integrato, più le variabili Çalhanoğlu, Frattesi. Almeno un nuovo rinforzo servirà, considerando Mkhitaryan e Zelinski, come detto, in uscita, se non a gennaio, Zelinski molto probabilmente nell'estate 2026. E quindi in estate ci sarà la possibilità di riprendere Aleksandar Stankovic, che sarebbe perfetto secondo me per farlo studiare dietro a Hakan Çalhanoğlu. Con caratteristiche differenti, c'è chi dice che l'Inter aveva praticamente messo le mani su D'Acunha del Como, che potrebbe tornare anche d'attualità. Stankovic rispetto ad Acunha avrebbe anche un vantaggio, cioè quello di liberare uno slot per un altro calciatore, considerando che è un vivaio Inter, quindi a livello di liste ti darebbe uno spazio in più. E allora, facendo un po' di ragionamenti tattici, vado verso la conclusione. Attenzione all'evoluzione che sta avendo Barella. Questo era il pensiero che volevo condividere con voi e su cui stiamo ragionando molto nel club di Passione Inter, perché se effettivamente Barella può evolvere con Chivu nella stessa casella di Çalhanoğlu,
chiaramente con delle caratteristiche e un'attitudine differente. Quello di Barella è un lavoro che era già iniziato secondo me nell'anno della seconda stella, questa evoluzione nella casella di Ciala era già iniziata lì. Stiamo vedendo adesso che con Chivu lo sta facendo ed è la prima vera alternativa a Ciala quando manca in questo momento Barella. E stiamo vedendo anche che sul mercato probabilmente è più facile reperire una mezzala piuttosto che un altro Çalhanoğlu, visto che di mezzali poi ne abbiamo già tante. E quindi il ragionamento potrebbe essere: attenzione all'idea magari di tornare su quella mediana a 2 su cui Chivu stava ragionando all'inizio della sua avventura all'Inter tra giugno e luglio, che poi ha messo però in soffitta. Magari quindi con Barella e Çalhanoğlu, che per me insieme possono fare questa mediana a 2, si potrebbe integrare anche Diouf, che secondo me Chivu vede di più in quel ruolo lì, ma deve dargli il tempo di integrarsi bene. Anche Diouf deve crescere molto dal punto di vista della tattica e della disciplina per entrare in questa mediana 2 dell'Inter, ma soprattutto questa possibilità di vedere Barella con Ciala in mediana libererebbe uno spazio per tornare a ragionare su quella che era l'idea originaria di Chivu, ovvero aggiungere anche un elemento, un giocatore di qualità in più nella zona tre quarti sottopunta. Casella che in rosa, per esempio, possono occupare anche Frattesi o Luis Enrique, se vogliamo disegnarlo numericamente in quel 3-4-2-1, 3-4-1-2 di cui tanto si è parlato, ma che per me è molto riduttivo e molto costrittivo andare a ragionare su questi numeri così, mentre l'idea è quella di mettere più qualità sulla tre quarti, in sintesi quello che avrebbe Chivu in testa. Quindi una casella che potresti andare ad occupare con dei giocatori rosa, oppure ragionando sul mercato con un eventuale addio e un'eventuale opportunità che si presenta a gennaio, prendere proprio lì quel calciatore con caratteristiche differenti che potrebbe permettere a Chivu quindi di fare quel cambio tattico in direzione della sua idea di calcio. È uno scenario al momento ipotetico, chiaramente, ma da tenere d'occhio, e soprattutto io ne parlo spesso di come i grandi successi dell'Inter, ma non soltanto dell'Inter, siano arrivati quasi sempre, se non sempre, da evoluzioni tattiche che ci sono state poi nel corso della stagione. Da Mancini a Conte, che partì nell'anno dello scudetto, del 19° scudetto, partì con lui disse che voleva divertirsi quell'anno, se vi ricordate, dopo quell'estate turbolenta, quindi una sorta di 3-4-1-2, squadra iperoffensiva che però subiva troppo. Poi dalla partita di Sassuolo Perisic largo nel 3-5-2, un Inter più ordinata, un carro armato che arrivò fino alla vittoria del campionato. Oppure lo stesso Mourinho che dal rombo al 4-2-3-1 col colpo Pandev a gennaio. Allora occhio a quello che potrebbero essere gli incastri da qui alle prossime settimane, su chi avrà meno spazio, su chi potrebbe decidere di cambiare aria in vista del mondiale, aprendo degli scenari e degli spiragli quindi per andare a piazzare magari, chi lo sa, il colpo alla Pandev del 2026. Fatemi sapere che ne pensate, dove secondo voi l'Inter potrebbe e dovrebbe intervenire a gennaio e su chi, magari se volete farmi anche dei nomi che analizzeremo poi nelle prossime dirette. Vi ricordo quindi di entrare a far parte del club per partecipare anche ai nostri gruppi di studio sul calcio, sui calciatori, di scouting e non soltanto. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.